Come ti sembra questo ragazzo? Bravo? Sbagliato, è coraggioso. Bravo è un tipico falso amico, assomiglia a brave, ma la traduzione corretta è coraggioso, cioè che ha coraggio. Invece la traduzione di bravo in inglese in generale è good, capable o anche fine. Marco è uno studente molto bravo. Marco is a very good student. Hai visto com'è coraggioso quell'uomo? Have you seen how brave that man is? Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Passiamo subito al secondo falso amico, che è ricetta. Ricetta ha però due significati. Da un lato è l'insieme delle indicazioni che servono per preparare un piatto e immagino che tu conosca qualche ricetta italiana, ma ricetta è anche una prescrizione, ovvero quel pezzo di carta, quel documento che ti viene dato dal medico e che ti consente di andare in farmacia e comprare dei medicinali, delle medicine. Il dottore mi ha dato una ricetta per la tosse. The doctor gave me a prescription for my cough. Posso avere una ricevuta? Can I have a receipt? Qual è la migliore ricetta italiana? Which is the best Italian recipe? Buona domanda. Forse il tiramisù. Tu che ne pensi? Anche lettura può creare dei problemi. Lettura è l'atto di leggere, in inglese reading. Invece lecture può essere tradotto come lezione, di solito universitaria, o anche conferenza. Tom era immerso nella lettura di quel romanzo. Tom was immersed in reading that novel. Il professore ha tenuto una lezione sulla storia dell'Italia. The professor gave a lecture on the history of Italy. Stai imparando qualcosa di utile? Allora ti invito ad iscriverti a questo canale e anche ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Dove compri di solito i libri? Io in libreria, che corrisponde a bookstore o bookshop, e invece il termine library in italiano è biblioteca, dove possiamo andare per leggere o consultare libri e riviste. Ha preso in prestito un libro dalla biblioteca. She borrowed a book from the library. Vado in libreria a comprare alcuni libri di cucina. I'm going to the bookstore or bookshop to buy some cookbooks. E ora passiamo a un falso amico molto insidioso. Eventualmente vuol dire casomai, forse, e in inglese può essere tradotto con possibly, ma anche con potentially, if need be. Invece eventually in italiano viene tradotto con alla fine. Eventualmente passeremo a fare un saluto nel pomeriggio. We may possibly come by to say hi in the afternoon. Alla fine ha deciso di comprare la macchina verde. He eventually decided to buy the green car. Ti avevo detto che oggi avremmo visto 5 falsi amici, ma in realtà ho anche un bonus, una parola bonus. Prima però ti ricordo che su questo argomento ho già pubblicato un'altra video lezione. Troverai il link nella card, quindi nella scheda, e anche nella descrizione qui sotto.
Come si traduce news in italiano? News corrisponde a novità, ma anche a notizie e a ogni tipo di notiziario, che sia alla radio, alla TV, eccetera. Ho una novità. I've got some news. Hai visto il telegiornale? Have you seen the news? E alla fine sono 6. Abbiamo visto 6 falsi amici, ma ce ne sono degli altri. Te ne vengono in mente? Ti chiedo di scriverli qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fin qui, ti chiedo di scrivere Cocomero qui sotto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.